Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, pronti con le previsioni energetiche settimanali del nostro divino maschile e divino femminile che vanno dal 31 gennaio al 6 febbraio. Rispettivamente la nostra azione divino maschile nel mondo e la nostra ricezione divino femminile nel mondo. Ragazze mie, non mi dilungo ovviamente a spiegare cos'è lui lei perché poi lo capiscono anche le ragazze nuove del canale sono i nostri due archetipi che convivono all'interno di noi, al di là se fuori c'è una persona o meno. Quindi anche sono le interazioni che facciamo nel mondo, dal nostro giornalaio al panettiere, all'altro da noi, e l'interazione con l'altro da noi in base a ciò che riceviamo a livello intuitivo. Allora, ragazze mie, stiamo in un momento storico in cui veramente la cintura si stringe e quindi questo porta a un risveglio di massa. Stiamo passando nella quinta dimensione. La quarta dimensione è solo una dimensione di transizione, ok? Stiamo abbandonando un bagaglio emotivo delle vecchie memorie di terza dimensione, un bagaglio emotivo che si trova nel nostro corpo emotivo o corpo astrale, che è il corpo. Noi abbiamo 4 corpi, poi cercherò di farvi anche un video su questo, anzi ci avevo già pensato, che sono concetti molto sottili e a volte impegnativi da recepire a livello intellettivo, quindi bisogna soprattutto sentirli e poi vagliare la parte razionale su quello che acquisiamo attraverso lo studio. Ma vi farò anche un video su questo. Sto cercando di tradurre in modo più semplice, più comprensivo possibile quei termini che altrimenti non potrebbero essere espressi se no col linguaggio comune che abbiamo. Quindi è richiesta un'apertura di un sentire molto profondo per inglobare quel tipo di informazioni. Ecco perché sull'ultimo post in community dove vi ho messo tutti quei libri, soprattutto i primi libri, quando voi leggete quei libri e poi vi faccio i video, la comprensione è molto più semplice, ok? Perché lasciate che quei concetti vengano digeriti e poi li sentite nel video e quindi già li capite, li sentite, ok? Allora, quindi stiamo rilasciando un bagaglio emotivo molto profondo, stiamo rilasciando tutte le memorie di penuria e sofferenza psichica e fisica, è quello che sta accadendo fuori, ok? Fuori, questo stringere la cinghia, queste restrizioni, limitazioni, ingiustizie, eccetera, eccetera, si fanno sempre più forti e più attivano il grande risveglio in centinaia di migliaia di persone. Dovete prendere dunque, dovete pensare dunque che tutto va a favore del risveglio. Nella quinta dimensione il buio non esiste. Okay? È tutto luce, anche quello che noi vediamo buio. Perché la verità è che tutto è luce e il buio è una facoltà attribuibile solo alla percezione di terza dimensione. Ma nella realtà vera il buio non esiste. Facciamo un attimo un quadro. Allora, tutto è in accelerazione adesso, ok? Il risveglio di Gaia, della madre terra, è impellente. Tutto va molto più veloce, perché c'è più luce, ok? Così anche ciò che definiamo negativo accelera, perché c'è più luce. C'è l'imminente passaggio dalla frequenza della Terra in quinta dimensione. Così come si traduce questo nel sistema della realtà nostra? Si traduce che tutto ciò che prima avveniva dilazionato nel tempo, adesso è velocissimo, scoppia tutto, perché ciò che non è luce e non è in armonia con la frequenza di quinta dimensione non può reggere. Tipo, anche a livello proprio di realtà, di quella che vediamo, no? Ci saranno squilibri,
governativi, politici, accelerazione di coscienza, licenziamenti, divorzi, cioè questo sul piano generale, e su di noi possiamo avvertire dolori importanti anche da un punto di vista fisico, dolori, mal di testa, dolore agli occhi, sbalzi di umore repentini, sintomi che vanno e vengono, ok? Stress altissimi, picchi di gioia, tutta questa roba qua. Questo si chiama risveglio, ragazzi miei. La Kundalini che si accende deve attraversare tutti i chakra, e in quel passaggio, laddove c'è un ristagno per esempio di energia oppure un'ostruzione, ecco che la luce libera quelle ostruzioni e dà questi tipi di sintomi. Cioè è iniziato un rilascio di karma di portata mondiale, più energia, più luce, più perturbazioni, finché la frequenza non si stabilizzerà dentro e ovviamente fuori, tutto accelerato. Allora, noi come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo stare nella corrente, non dobbiamo metterci contro questa grande onda che altrimenti ci soccombe. Stare nella corrente con totale presenza, totale discernimento ed equilibrio. Tutto sarà ancora più veloce di quanto lo stiamo pensando, vivendo adesso, ancora di più. E allora noi dobbiamo prenderlo lentamente. Tutto accelera, ok? Noi prenderlo lentamente. Cioè, chiudere gli occhi nel caos, respirare profondamente, camminare nel nostro equilibrio raggiunto internamente. Quindi, utilizziamo Madre Terra, Madre Natura, le grandi passeggiate al sole, il sole della vita, il sole che dà il nutrimento e vita. Senza sole non c'è vita, allora noi ci alimentiamo al sole, con respirazioni profonde. Vi suggerisco proprio di creare un'aurea di luce intorno a voi appena vi svegliate la mattina e mantenerla tutto il giorno. Dici, come si fa a mantenerla tutto il giorno? Semplicemente durante la giornata, quando ti ricordi che l'hai creata la mattina, la risenti intorno a te, ok? Proprio luce bianca intorno, mentre passeggiate, mentre andate al panettiere, mentre vi confrontate con un altro, una luce bianca intorno a voi, d'accordo? Ok. Siamo i pilastri di Dio Madre e Padre, mandatari e custodi di questo straordinario tempo. Abbiamo il dovere di proteggere, custodire e manifestare la bellezza del creato di cui siamo espressione, senza mezzi termini. Ora dobbiamo, come vi dico sempre, godere dell'energia della terza dimensione, perché questa è la rampa di lancio dell'ascensione. È qui che per incarnazioni intere ci siamo formati e forgiati. Ed è da qui che partiamo per l'ascensione. Mi spiego, no? Quando vi dico, anche nell'ultimo nell'ultimo video che ho messo, come incarnare la propria missione, l'accettazione di quello che stai facendo nel momento in cui lo stai facendo, laddove lo stai facendo, totale, perché tu stai facendo qualcosa di più alto, ok? Ora, vi ribadisco, esiste solo la luce, anche quello che definiamo buio è voluto dalla luce. E perché è luce, perché è la luce che ha generato tutto. E nella terza dimensione la vediamo come buio perché è da qui che dovevamo forgiare le armi dello spirito, riconnettendoci l'ascensione all'uno, come vi ho spiegato riguardo all'albero della vita, nel video delle fiamme gemelle, lo scopo dell'uomo. Quello che definiamo buio, ragazzi miei, è luce inconsapevole. Vi faccio un piccolo esempio. Le anime che hanno scelto di incarnare un ruolo governativo di natura impattante, e non mi dilungo su questo aspetto, avete capito, sono al servizio della luce. Dici, ma come? Sì.
l'anima di determinati governanti o coloro i quali fanno determinate leggi, qual è veramente lo scopo? Se fanno quel tipo di azioni, che cosa succede? Accelerano il processo del risveglio, mi spiego, no? Del risveglio collettivo. Abbiamo tanti esempi nella storia, che comunque non mi va adesso di menzionare in questa sede, ma chiunque stringa la cinghia, come si sta facendo adesso, ha assunto il ruolo del risveglio dell'umanità collettivo con dolori atroci, perché soltanto scendendo nel buio si può cercare la luce, si capisce che si era stati al buio fino a quel momento. Quindi, ragazze mie, quello che voglio dirvi, non spendete tempo a giudicare. Vi ho detto che il giudizio, anche nel mio video di magia iniziatica, è un dispendio di energia sfavorevole all'ascensione. Non sprecate energia nel giudizio, ma utilizzate piuttosto il discernimento e utilizzate il fuoco del vostro spirito per forgiare voi stessi dall'interno adesso. Per tutti voi, per tutti noi, che in tutti questi anni abbiamo lavorato come portatori di consapevolezza, di luce, perché dentro di noi si era accesa qualcosa di impellente, ma già quando siamo venuti al mondo sentivamo di questa inquietudine, questa cosa che ci invadeva dentro. Adesso, per tutti voi, è arrivato il momento di essere concretamente fari di questa luce per l'umanità. Ognuno di noi, per questo motivo, per essere un faro, è stato assegnato un luogo specifico sulla terra, proprio quello dove ti trovi adesso, dove vivi adesso. Ognuno si trova proprio nel posto giusto, al momento giusto, dove deve essere per svolgere la sua missione di faro. Ci siamo messi al servizio della grande causa, al servizio dei maestri, per aiutare tutti i nostri fratelli. Vi ho detto che seguiranno momenti di disperazione dei nostri fratelli che vivono nel buio. Vi ho detto nella settimana precedente questa cosa. Ok, ora è tempo di essere il fuoco della coscienza che vi arde dentro e di stare lì, di irradiare proprio da dove ci troviamo ora. Fermi, restare fermi nella luce, che significa armonia interna, quella del cuore. Calma, armonia, presenza. E come si fa? Osservandoci costantemente nella presenza. Ora, quando abbiamo sensazioni disturbanti, per esempio, okay, oppure energie dissonanti rispetto alla nostra armonia interna, quelle non sono energie nostre, sono energie di tutti i fratelli che ci sono vicini, che ci stanno accanto e che possiamo aiutare proprio a trasmutare quelle energie soltanto con la nostra alta frequenza. Ossia, siamo dei catalizzatori che trasformano tutto in luce. Perché solo quando siamo alti e armonici possiamo portare lo spirito degli altri ad elevarsi. Abbiamo una coscienza altissima, che possiamo trasmutare le energie dei nostri fratelli. L'abbiamo già fatto. Quando la cinghia si stringe significa che la luce ha vinto. Quante volte ve lo dico. Restiamo dunque in pace e continua osservazione di noi stessi. Tutti quei libri che vi ho messo, soprattutto quelli sulla presenza, Salvatore Brizzi, quelli di Ledbetter, quelli di Steiner, di Powell sul corpo astrale doppio eterico, ok, servono proprio a farvi capire di che portata è il potere dell'essere umano.
è finito tutto questo momento di transizione dalla 3D alla quinta D, faremo finalmente il cosiddetto, meglio conosciuto, salto quantico, la definitiva ascensione. Sarà qualcosa di meraviglioso, nemmeno lo potete immaginare, ma lo potete sentire, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi miei, focus, studio, conoscenza e discernimento, compassione, amore totale, accettazione totale, con forza. L'accettazione è diversa dalla rassegnazione. L'accettazione è la presa in essere di coscienza del fuoco interiore che vibra dentro. La rassegnazione è la vittima. L'ho spiegato nell'ultimo video come incarnare la propria missione. Quindi ragazze mie, siamo proprio in un momento di veramente stiamo vedendo crollare il vecchio mondo e siamo custodi del Tempio. Siamo nella settimana in cui le nostre scritture riportano che Maria presenta Gesù al Tempio la notte dell'1 e 2 febbraio della Candelora. La luce ha vinto. La luce del Cristo è incarnata in ogni essere umano e chi sente il richiamo ha il dovere di custodirla e manifestarla irradiando la propria bellezza. Iniziate già a visualizzare il nuovo mondo, perché il nuovo mondo è dentro. L'uomo nuovo ha le armi dello spirito perfettamente affilate, ok? E io sto qui ad accompagnarvi in questo viaggio nella misura in cui accompagno me e tutte le mie sorelle che mi sono accanto, tutte noi, voi, le mie sorelle, i miei fratelli che mi sono accanto, perché quest'unione, quest'onda di luce che sta devastando il buio, o meglio, sta facendo rendere consapevole quella luce che era nel buio, come ho detto all'inizio del video, di questo video. E lo farò con tutta la forza che ho, come l'ho sempre fatto nella mia vita, sentendo il vostro amore, lo sento il vostro amore. Siamo tutte unite in questa costruzione e attraverso l'interazione con l'altro noi mettiamo sempre più in luce le nostre zone d'ombra. Stiamo creando qualcosa di meraviglioso, ragazze mie. Wow. Ok, allora, detto questo, tu stai riprendendo? Ok, ragazze mie, detto questo, partiamo subito a vedere quali sono i dettami dei nostri maestri, dei 72 angeli, per il nostro divino maschile e il nostro divino femminile, dal 31 al 6 febbraio. Forza! Ok, allora, battiamo, aspetta, stanno tutte al contrario. Ok, allora, chiediamo supporto ai 72 angeli maestri ascesi, per favore, per questa settimana, quali sono i dettami che ci vogliono dare per manifestare il nostro massimo bene superiore. Gennaio e 6 febbraio, questa settimana della Candelora, della luce, del risveglio. Vediamo. Allora, divino maschile, lui, divino femminile, lei. Osho Zen. Scusate un attimo ragazzi, mi sta suonando il telefono, aspetta. Eccoci qua ragazze, eccoci qua. Allora, continuiamo.
21 gennaio, 6 febbraio, non mi cadete tutte, ok, allora. Qua mettiamo l'attitudine sciamanica. E ve l'ho già detto che vi amo? No, sai, io sembro espansiva, ma sono molto timida a volte. Sì, ho letto i vostri commenti, a volte si accavallano sull'altro, poi mentre vi sto facendo gli interattivi, magari una pausa, leggo, siete straordinaria. Guarda, io mi emoziono, non so dire, veramente non so dire. Non vedo l'ora di abbracciarvi tutte. Il mio sogno è questo, sappiatelo. Quindi abbracciarvi tutte proprio sul piano fisico. La 3D, ecco, la 3D. Ma questa è una cosa che ve ne parlerò un po' più in là. Intanto tutto convoglia verso quella cosa. Ed è meraviglioso, meraviglioso. Riguardo alle consulenze, ragazze mie, sapete che ormai io mi sto dedicando al canale, consulenze faccio poche, cioè poche per l'energia che mi rimane, e piano piano ci vedremo tutte, ragazzi, ci vedremo tutte. Veramente c'è un lavoro immane che sto facendo, che c'è da fare, che lo staff della nostra comunità si sta allargando, e quindi entrano in gioco delle figure professionali importanti, sempre a supporto di tutte le nostre sorelle, e quindi ci stiamo dividendo anche il lavoro. Quindi, ragazze mie, voi studiate intanto, voi studiate, e soprattutto studiate e studiate il vostro intuito, sentitevi, ok? Ok. Allora, mi sono persa già. Che mettiamo qua? Mannaggia. Ah, l'arcano. Aspetta, ok. Mannaggia. Ok. E qua. Poi, ragazze, che mettiamo altro? Ah, sì, questo. Gli angeli. Stavo saltando. Poi volevo dire una cosa, ragazze. Quando parlo di Dio, ok? Io parlo di una matrice universale, ok? Da cui tutto ha origine. E la divinità in sé, l'unità è inconoscibile all'essere umano, ok? Quando batto queste carte, che sono i 72 angeli, chiamati anche 72 nomi di Dio, è il modo in cui Dio è conoscibile all'uomo. Questi sono i 72 nomi di Dio che furono dati a Mosè, e sono delle attitudini archetipiche energetiche a cui sono delle modalità attraverso cui l'uomo può conoscere Dio. Ma Dio è inconoscibile, è una matrix soltanto. Poi sono stati dati tanti nomi, ma è un'attitudine energetica, qualcosa di inconoscibile all'essere umano, ok? Ok, questo volevo anche chiarirlo per alcuni di voi che me l'avevano chiesto. Ok, ora la porta. Faremo anche dei video su questo, ragazzi. Guardate, c'è talmente tanto lavoro, io faccio il massimo durante la settimana, ma lo sapete, faccio il massimo. A volte mi addormento sul divano con gli occhiali e la penna, però è un grande onore servire la grande causa e servirvi proprio nella vostra missione, quindi quello che mi fa sentire viva, perché sono al servizio dei maestri.
quindi faremo tutto, faremo tutto. Intanto voi studiate ragazze, così mi agevolate il lavoro. Grazie, 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 grazie. Allora, che mettiamo altro? Ok, per adesso va bene così, poi aggiungiamo tutte le altre. I segni zodiacali non li facciamo perché li ho fatti nelle stesse settimanali sull'amore e in generale, ok? Ok, andiamo a vedere, tu stai riprendendo, no? Sì. Sì. Ok. Allora, vediamo la nostra azione nel mondo, rispettivamente se ci sono delle persone specifiche fuori, quindi questa è la persona altro da noi, l'altro da noi, ossia la nostra manifestazione, quindi attraverso questa possiamo vedere come stiamo interagendo nella manifestazione. Ok. Non è per voi. Quindi ragazze, questa sul maschile, sull'azione, noi ci renderemo conto che determinate azioni non sono più per noi. Facevano parte di una vecchia energia, facevano parte di una vecchia, di una 3D, di quello che abbiamo detto all'inizio del video, proprio del karma mondiale che si sta rilasciando. Cioè noi ci renderemo conto sul piano della realtà 3D che determinate azioni non fanno più per noi. Questo significa anche nella parte maschile che un lui specifico si renderà conto che alcune situazioni non fanno più per lui. Non ci sono più delle azioni che, se non sono in armonia col proprio vero sentire, non vanno più manifestate. Wow, oddio, ok, vediamo un po'. Totalità, perché lui sente di voler qualcosa, di manifestare qualcosa di più importante, che abbia in sé la totalità, ossia non fanno più per lui esperienze egoiche, manifestazioni basate sull'ego, non fanno più per lui delle esperienze manifestate su un amore condizionato, perché lui vuole la totalità di tutto, cioè lui vuole manifestare delle azioni nel mondo e vuole essere in conformità corpo, mente, spirito. Vuole che tutte le sue azioni, vuole sentire, vuole dei rapporti lui che siano totalizzanti su corpo, anima, spirito. Cioè non si vuole fermare al corpo, la parte egoica, ma vuole qualcosa, ecco perché non è per voi, che circostanze, lui abbandonerà totalmente con questa carta qui, delle circostanze della sua vita che non fanno più per lui perché erano circostanze manifestate sulla base di vecchie dinamiche dell'ego, vecchie dinamiche della terza dimensione. Quello che dicevamo nel preambolo, lui vuole la totalità, lui vuole un rapporto basato sul connubio di corpo, anima e spirito. Cioè, mamma mia che sta succedendo, guarda, vediamo qua. Il vento domato ed è pronto, numero 55, il grande cambiamento, è pronto ad affrontare un cambiamento radicale nella sua vita, a seguire esattamente il vento del suo spirito, ad affrontare qualsiasi tempesta. Qua vediamo che sono piene di piume, no? Questo volto, le piume sono anche la purificazione dagli eventi del vecchio karma. E qua ci consiglia anche questa carta, perché queste sono le nostre azioni. Facciamo dei bagni purificatori in questa settimana con dei sali, utilizziamo dell'incenso, utilizziamo la salvia bianca, utilizziamo il palo santo, ok? È tutto di purificazione. Prima di fare un'azione è necessaria con questo monito qua sul nostro yang di purificarci prima di prendere una decisione nel fare qualcosa, ok? Allora io ti dico già, con questa carta lui si appresta a manifestare azioni che tagliano col vecchio karma, non è per voi completamente, purificandosi perché vuole qualcosa che è veramente totalizzante, è qualcosa che comprende corpo, anima e spirito ed è pronto ad affrontare dei cambiamenti incredibili. Ok, vediamo lei. La conoscenza profonda significa che qui avremo delle intuizioni che ci arrivano direttamente da Dio, ossia dal nostro sé superiore, senza avere più alcun tergiversamento. Conoscenza profonda significa che noi abbiamo la conoscenza dei registri akashici, ok? La conoscenza di tutto ciò che sulla nostra base intuitiva è realtà pura al 100%. Non ci sbagliamo più, cioè quello che ci detta il nostro intuito facciamo. E questo, siccome questo è l'Elohim di qualsiasi uomo e qualsiasi donna, perché sono due archetipi che convivono all'interno di noi, ci porta a manifestare azioni nel mondo che sono allineate con la totalità e non più azioni allineate con un solo aspetto dell'essere umano, ok? Solo l'ego per esempio, ok?
e ci apprestiamo a fare dei cambiamenti radicali in questa settimana. Perché? Perché abbiamo informazioni attinenti direttamente dalla fonte. Questa carta per una lei specifica, no? Questa carta significa che lei sa bene quello che sta succedendo a lui e sa bene, si sente soprattutto per le fiamme gemelle in connessione totale con la sua persona del cuore. Vediamo qua, perché lei è la fonte. Madonna mia, come lo chiamiamo in sto video, ragazzi? Datemi un'intuizione, perché io vi parlo, essendo connessa con le canalizzazioni, mi arrivano dei brividi alti così. Allora, la fonte che vuol dire? È la fonte di Dio, quello che vi ho detto qua. Lei ha una conoscenza profonda perché le arriva direttamente da Dio, dal suo angelo custode, dal suo sé superiore, chiamiamolo come vogliamo, ok? È intuitiva al massimo e di conseguenza lei va a manifestare fuori azioni senza tergiversare, che parlano dello stretto contatto tra lei e la sua divinità interiore. Andiamo qua. Il mondo di mezzo, cielo e terra, sono allineati affinché noi possiamo manifestare concretamente i nostri sogni sul terreno di gioco della realtà 3D. Il mondo di mezzo è proprio il terreno di giochi dove l'uomo fa la sua esperienza. Il mondo di mezzo ti dice di compiere quei passi audaci con la giusta prudenza del fuoco interiore nel manifestare qualcosa che parli di totalità. Cioè, vabbè, io già sto... Ok, vediamo qua. Soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Allora, questa carta ci dice che in questo esatto momento il focus deve essere proiettato in quello che ci dà la stabilità nella materia, ok? Ossia nel creare un nuovo mondo fatto di totalità, ossia la nostra manifestazione del mondo, ossia quello che andiamo a manifestare a livello concreto nel mondo, ossia il nostro appagamento emotivo, deve riversarsi nella materia da un punto di vista di lavoro, dei nostri progetti, dei nostri sogni. Ok? Creare quelle realtà alternative in questo nuovo mondo rispetto al sistema centrale, laddove il nostro appagamento emotivo lo vediamo anche in ciò che facciamo praticamente nel lavoro. Come dico spesso nei video, no? Soldi e lavoro, nel nuovo mondo i soldi saranno un effetto collaterale di ciò che facciamo con passione, del nostro metterci con passione al servizio della grande causa. È questo che il nostro divino femminile, il nostro divino maschile, i grandi archetipi della grande madre e del grande padre ci stanno dettando in questa settimana. Concentrati in ciò che fa per te, non fa per voi, no? A livello proprio di manifestazione, concentrati in ciò che fa per te in questa settimana, perché tu hai una conoscenza intuitiva nel muovere dei passi funzionali a progredire anche nel piano della materia rispetto a qualcosa che non avevi mai pensato prima, ma che lo hai sempre sentito. Adesso ti viene dettato dal tuo archetipo femminile. Fai delle cose anche nel lavoro, nella manifestazione, che parlino di totalità. Cioè, non pensare al denaro in quanto tale di sopravvivenza. Questi sono proprio i dettami degli archetipi, perché stai creando un nuovo mondo in cui il denaro sarà la diretta conseguenza di quello che fai con passione, perché sei al servizio della tua anima. Mi viene in mente, che ne so, un orto botanico piuttosto che qualcosa che invece può produrre risultati subito ma va a danno dell'ambiente, qualcosa che... Mi spiego, no? Ok, di questo ci stanno parlando queste carte qua. Ok, quindi fare delle scelte sostenibili, ecosostenibili, fare delle scelte che siano improntate al nuovo mondo, a creare proprio quella struttura anche sul piano della realtà 3D che sia funzionale a tutti gli esseri, nel rispetto delle norme, della dignità dell'individuo e dell'essere umano. Ok? Ok, vediamo qua.
perché c'è il mondo, qua c'è un nuovo mondo, allora qua si chiude il ciclo di ciò che non era più conforme ai dettami dell'anima, si chiudono relazioni tossiche, ossia energia vecchie, si chiudono relazioni che non hanno più a che fare con l'anima, o si chiudono i comportamenti sbagliati che non hanno più a che fare con... che non avevano a che fare con il richiamo dell'anima. Qua c'è un ciclo che si chiude, un ciclo che si chiude in tutti gli ambiti, anche perché l'arcano mondo, no? Significa che tu hai fatto tutte le esperienze degli arcani. Ce lo insegna anche l'albero della vita, nella Kabbala leggiamo come il passaggio dei 22 arcani maggiori sia proprio dallo zero al mondo, ossia lo zero che è corrispondente alla Sefirot, alla prima Sefirot Keter dell'albero della vita, fino ad arrivare a Malkut, che è l'ultima del mondo. Ciò vuol dire che noi abbiamo esattamente l'intuizione divina in questa settimana, che chiudiamo con tutto ciò che non è conforme alla nostra anima. Corpo, anima e spirito, vogliamo manifestazioni che siano, agiamo in conformità di creare delle manifestazioni che siano in stretta relazione con la nostra anima e siamo pronti a questo grande cambiamento. Ok? Ok, vediamo l'angelo qual è? Numero 2. Angelo Geliel, riconquistare la scintilla, redenzione, elimina preoccupazioni e malinconia. Cioè, ragazze, io mo vi ho nominato la Sefirot Keter e questa fa parte della Sefirot Keter, ossia la grande intuizione divina del matto raggiunge praticamente quella dell'uomo a Malkut. Ok, l'angelo Geliel ti dice pace, equilibrio, riconciliazione. Ragazze mie, quest'angelo ti dice che in questa settimana tu vedrai di nuovo nascere dentro di te la scintilla di Dio che arde, la piena manifestazione di quella scintilla di Dio. Qua ci sono in questa settimana riconciliazioni che parlano veramente di cuore e di anima. Vengono abbandonate tutti gli altri aspetti che non parlano, che parlano di ego. Ok? Vediamo la porta che si apre. La porta dell'aria è proprio la porta che ti dice la grande spada della verità, questa è corrispondente alla verità sopra ogni cosa. La porta dell'aria ti dice che verranno svelate delle verità che stanno sopra ogni cosa e questo è proprio la carta della candelora, mi viene da dire, insieme a questo numero 2, l'angelo Geliel. La notte tra l'1 e il 2 febbraio noi avremo la luce, la spada della verità, la verità al di sopra di tutto, che è la luce che Maria porta al Tempio, ossia l'energia cristica che si palesa al mondo, e questa è la verità sopra le cose. Verranno svelate delle verità che si chiamano amore, perché l'amore è verità. Tutto ciò che non è amore è finto, è falso, non è per voi. Quindi la porta dell'aria ci dice a livello proprio della nostra esperienza empirica, in questa settimana si chiuderanno tutte le cose che non sono in risonanza con l'anima. La porta dell'aria ti dice la verità al di sopra di tutto, ci saranno le riconciliazioni funzionali a questa verità, perché si vuole manifestare nel mondo la totalità di tutto. Qua ci saranno dei chiarimenti importanti, in questa settimana si inizierà un nuovo mondo insieme a chi vibra veramente alle frequenze alte, che si creano appunto si iniziano a creare quelle comunità a cui si fa riferimento per aiutarsi l'un l'altra in funzione della luce e dell'amore. Ok. Questo mi dice anche che in questa settimana verranno alla luce delle verità importanti su scala globale e su scala nazionale, delle verità importanti, e ci renderemo conto che sono state fatte delle cose che non erano nel rispetto dell'essere umano. Ok, ma qua la chiudo, noi ci concentriamo sul nostro lui e la nostra lei. Fatto sta che qua nella fattispecie, allora, per entrare nella fattispecie del caso, diciamo, non so se l'ho detta bene, fattispecie del caso, ok, nei nostri lui o lei specifici, ok, allora lei si muoverà da una conoscenza profondissima di quello che sta accadendo alla sua fiamma gemella o al suo lui specifico. Il lui specifico si appresta a lasciare andare situazioni che non appartengono più all'amore vero e incondizionato, perché vuole manifestare la totalità col suo amore specifico, farà delle azioni che si stupirà di se stesso. Soldi e lavoro per alcune di lei può essere, e lui, può essere il fatto che si dedica veramente a ciò che porterà l'abbondanza nella vita del suo amore,
della loro coppia, della loro relazione, chiudendo con tutte quelle circostanze a cui ha anelato solo per profitto e per guadagno, ma si concentrerà soprattutto sul riconquistare la scintilla parlando chiaro con una lei specifica affinché si possano mettere le solide basi anche per collaborare e lavorare insieme per la costruzione del nuovo mondo. Ok, allora chiediamo al nostro lui cosa accade in questa settimana, al nostro divino maschile, per favore, cosa accade in questa settimana. Cosa accade in questa settimana? Ci saranno proprio le verità svelate qua, Allora, cosa accade al nostro lui in questa settimana? Tu stai riprendendo? Sì. Cosa accade al nostro lui in questa settimana? Asso di spade, mo ti ho detto verità, parlerà chiaro, senza mezzi termini per tagliare veramente ciò che non serve. Questo è un pensiero lucido e logico. Come diceva Rudolf Steiner, padre dell'antroposofia, di cui vi ho postato i libri nella community, ok? La via del cuore passa per la testa. Ok. Cosa accade a lui in questa settimana? Questa verità. Ancora verità, cavaliere di spade, correre per parlare chiaro. Ancora, cosa accade a lui in questa settimana? Cosa accade a lui? 5 di spade, mamma quante spade. Ok, cosa accade a lui in questa settimana? Infatti abbiamo la porta dell'aria che è corrispondente ai segni d'aria anche, Cosa accade a lui questa settimana? Giustizia, mamma mia che stesa. 10 di coppe, già ci facciamo un applauso. Bravo cuoricino nostro, bravo cuoricino nostro. Allora ragazze mie, che ti ho detto mo? Questo vuole la felicità a tutti i costi, questo vuole la gioia del 10 di coppe. Fondomazzo ci dice che tutta sta roba qua equivale che lui va a costruire la vera felicità, l'appagamento emotivo, la vera famiglia basata sulla totalità, non fa più per lui ciò che non è su questa frequenza qui. E allora che fa in questa settimana? Allora in questa settimana va a mettere giustizia, andando a parlare chiaro, c'ha una mente completamente lucida rispetto all'autosabotaggio che si è fatto fino adesso, all'aver messo davanti l'orgoglio o altre cose che erano inerenti a una lotta senza nessun vincitore. Ok? Quindi lui va a abbandonare tutto questo, va a parlare con una persona specifica, corre verso questa persona specifica affinché si faccia giustizia, perché questa è la cosa più giusta, la giustizia divina interviene in merito, perché? Perché qua c'è una parte emotiva ormai senza mezzi termini. Lui vuole questa felicità. Allora, a livello individuale di un lui, no? Allora, che cosa succede? Che questa persona ha chiaro che cos'è la vera felicità. Adesso il motore emotivo, alchemico che sta investendo tutto il mondo è proprio quello di andare incontro alla totalità vera, alla manifestazione vera della bellezza, dell'armonia, della gioia, della famiglia, delle anime che si riuniscono e parlano di verità. Qua c'è verità, verità, verità. Le manifestazioni del mondo che andrà a fare parleranno di verità, lascerà andare, non è per voi, parlando chiaro, tutte le situazioni che parlavano di conflitti mentali, dove c'era l'ego in mezzo, il 5 di spade, sono conflitti mentali, dove c'è l'orgoglio, dove c'è l'ego, lui si rende conto che non fa più per lui. Ok? Verità, verità, verità. Ok. Andiamo a vedere adesso di cosa ci parla l'asso di spade per lui. Di cosa ci parla l'asso di spade per lui? Sì. Si è aspettato troppo tempo, 7 di denari e si vogliono coltivare nuovi frutti. Questa persona anche a livello lavorativo, già te l'ho detto prima, 8 di bastoni, si è aspettato troppo tempo prima di comunicare, perché doveva esserci un travaglio interiore prima di farlo. Abbiamo visto in lui tutte queste settimane, negli ultimi mesi, no? Quindi qua sia a livello lavorativo, guarda che ti dico, abbiamo soldi e lavoro, questa persona, un lui specifico, andrà a parlare chiaro, a tagliare di mezzo tutte quelle circostanze che ha manifestato per magari avidità o per macchinazioni dell'ego. Lui in questa settimana vuole parlare chiaro per seminare dei frutti che parlino di vera coscienza. Okay, il 7 denari ci parla del buon investimento anche a livello economico, che parli di qualcosa che lo appaga a livello emotivo veramente, come vi ho detto prima. E quindi qua a livello di comunicazione io vedo lui che parla chiaro affinché si possano seminare nuovi frutti, e si è atteso anche tanto, e la comunicazione per risolvere delle questioni importanti, anche con una lei specifica.
ok? E comunicazioni anche sul lavoro inerenti a tutto questo. Ok, il cavaliere di spade, dove corre questo cavaliere di spade? Ah, corre da un cavaliere di coppe, corre a parlare d'amore, oddio. Allora, qua c'è un lui che va a chiarire l'amore che ha per una donna specifica. Qua abbiamo una persona che parla con totale consapevolezza dei propri sentimenti, ok? E qua abbiamo la forza, con grande coraggio, corre per parlare d'amore, ma soprattutto corre in veste di re di coppe, cioè io corro essendo consapevole e stabile nei miei sentimenti, parlo della verità del mio cuore, ok? Ok. Di cosa mi parla questo 5 di spade per favore? Di cosa parla il 5 di spade per favore? Il 5 di spade? Guardate un po', asso di denari, lui sa che si è autosabotato da un punto di vista anche lavorativo, te lo dicevo prima, soldi e lavoro, mi sono uscendo diversi denari, quindi significa si è autosabotato e infatti, allora 5 di spade che ci parla dell'autosabotaggio e sia dei comportamenti sbagliati, di lotte che sono lotte dove si mette davanti l'orgoglio, allora a che cosa ha portato questa consapevolezza in lui, questo lavoro interiore? Ha portato appunto il lavoro interiore dell'eremita che lo ha fatto, gli ha fatto arrivare l'illuminazione che affinché lui potesse avere un inizio concreto nella sua vita, nel lavoro o con una persona specifica o ambedue, lui non può mettere davanti l'orgoglio, perché lui vuole la totalità. Okay? Non può fare dei giochi di autosabotaggio in questo tempo affinché si possa auspicare a una vera opportunità concreta e questo autosabotaggio rispetto a quello che è potuto succedere, rispetto al fatto che si è reso conto che le situazioni non sono per lui, gli ha fatto fare un lavoro interiore con l'eremita affinché si auspicasse un inizio concreto, anche con una lei specifica. Ok? Allora, la giustizia di cosa parla? Cos'è che ritiene dove deve essere fatta giustizia? La sua guida interiore, cioè la papessa, lui sta seguendo il suo intuito che lo porta a fare giustizia con una donna specifica di cui lui ha perfettamente una conoscenza profonda. Eccola qui che vediamo papessa, conoscenza profonda e conoscenza profonda qui. E qua abbiamo un 2 di bastoni, ossia questa persona rispetto a una lei specifica, a parte si sta facendo guidare dal suo intuito per rimettere le cose a posto con una lei specifica di cui lui sa che questa persona è una persona che ha un grossissimo ascendente su di lui in quanto è una papessa, in quanto l'ha guidato anche con le sue frequenze, le sue vibrazioni, è una persona di cui lui ha grandissima stima e amore, l'abbiamo visto prima, e con la quale lui sa di poter costruire la totalità. Allora qua c'è stato rispetto a questa donna specifica con cui fare giustizia, perché la cosa più giusta è stare con lei, ha già programmato in merito a guardare oltre la sua zona comfort, guardare oltre c'è anche una distanza geografica coinvolta anche qui, guardare oltre dove il suo intuito lo detta e dove lei a livello energetico lo sta attirando, perché ha avuto pazienza, la papessa è colei che ha la pazienza e ha la pazienza di lavorare su se stessa, volgere lo sguardo all'interno di se stessa per capire che quando lei è in equilibrio tutto si manifesta. Wow, mamma ragazze, vabbè dai, ok, allora tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere cosa succede alla nostra lei, al nostro divino femminile per favore. Al nostro divino femminile cosa accade per favore? Al nostro divino femminile, al nostro divino femminile in questa settimana cosa accade? La nostra lei, di cosa parla la manifestazione di questa fonte, la conoscenza profonda? Di cosa parla? Di un re di spade, ok? Di cosa parla? Di un 2 di denari, ok? Di cosa parla tutto questo? Di un 8 di coppe, sì. Di cosa parla? Di un 4 di denari, fondo mazzo. Un 9 di bastoni. Allora ragazzi miei, già vi dico una cosa. Lei è consapevole che rispetto a un rapporto in particolare ci sono stati, ci possono essere ancora adesso degli ostacoli da superare. Lei è persistente nel voler andare oltre a questi ostacoli rispetto a un re di spade che può percepire come una persona logica, un po' più fredda dal punto di vista emotivo, ma qua abbiamo visto che lui corre a parlare invece consapevole di quello che lui prova per lei.
E qua lei si trova ad avere a che fare in questa settimana con la voglia di perseverare nonostante gli ostacoli. Allo stesso tempo ci può essere stata della diffidenza perché c'è potuto essere un abbandono emotivo da parte di lui. Rispetto a cosa? Rispetto al voler una costruzione. Io qua la vedo in questa settimana cercando un equilibrio, perché nel momento in cui un equilibrio tra ciò che gli verrà detto da parte di lui e le emozioni con cui lei avrà a che fare. La vedo con questo 2 di denari, ossia qual è la strada migliore da prendere affinché io possa mantenere l'equilibrio rispetto a quello che mi arriva di lui, o che mi arriva a livello energetico, o che mi arriva sotto forma di parole se ho a che fare con lui in questa settimana, ok? Qual è la strada migliore rispetto alla voglia di voler costruire, che c'è un 4 di denari qui con questa persona? Fatto sta che io ho subito un abbandono emotivo in questa circostanza, me ne sono andata io, abbandonando io il territorio emotivo che mi faceva male. Ok? Fatto sta che io, al vaglio di tutto questo, ho la perseveranza giusta per poter andare incontro ai miei veri desideri, a riconquistare la scintilla, a ricongiungermi con quella parte di me, con quella parte di me che mi dà la possibilità di auspicare al nuovo mondo. Allora, vi dico già che in questa settimana lei sarà molto concentrata sull'essere determinata nel voler costruire se stessa sul suo lavoro, ok? Quindi ristabilendo quali sono le sue priorità, perché il 2 di denari ci parla anche del rimettere, ricostituire le proprie priorità in base al voler costruire qualcosa di stabile e solido nella propria vita, ok? Questo re di spade è anche la sua stessa energia di lei, ossia essere determinata nel perseguire lo scopo che abbiamo appena detto. Ora, in seguito a cosa? In seguito a un allontanamento emotivo, a circostanze emotive che non la appagano, ossia un allontanamento emotivo rispetto a una persona o circostanze che la tiravano giù a livello proprio di frequenza. Lei se ne va da quelle circostanze, a quelle situazioni che non fanno più la sua frequenza, non a caso non è per voi la nostra manifestazione nel mondo, e si ristabiliscono le priorità rispetto a quello che dobbiamo fare per prima cosa, per darci il terreno affinché noi possiamo camminare stabili e saldi nella nostra vita con grande perseveranza. Ok, mi dite di cosa parla questo re di spade in questa settimana? Di un 7 di spade, ok. È un 7-7, è un 7 di bastoni. Allora, che vi voglio dire in questa circostanza? In questa settimana, ragazze mie, viene fuori la verità. Qua abbiamo la porta dell'aria che noi parliamo con destrezza e viene fuori la verità rispetto a cose che abbiamo vissuto o in passato, certamente, perché qua il 7 di spade rispetto al perché, no? Allora, qua c'è un confronto in questa settimana per alcune di lei, dove vedo lui che parla chiaro rispetto a una fuga precedente e a aver messo le difese alte, ok? Qua c'è un lui che prende la responsabilità di azioni sbagliate anche con altre donne, altre situazioni, perché abbiamo visto che qua lui taglia con tante situazioni del passato, circostanze contingenti alla relazione con una lei specifica che lui ama, l'abbiamo visto qui. E quindi ti dico che qui viene fuori la verità in modo determinante questa settimana, del perché se n'è andato, e si prende le sue responsabilità anche qui laddove non se le prese prima, ok, rispetto a un allontanamento che c'è stato. Ok, adesso andiamo a vedere questo 2 di denari di cosa ci parla. 2 di denari di cosa ci parla? Del 4 di spade e fondomazzo del 2 di spade. Vi ho detto che qua viene la verità questa settimana, eh? Allora, qua abbiamo una lei che può sentirsi un po' fuori equilibrio e quindi è richiesta in questo momento, affinché si possano ristabilire le proprie priorità in questo momento esatto, ok? È richiesta una certa dose di meditazione affinché si faccia la scelta giusta in merito alle azioni da fare e alle parole da dire, ok? Quindi il 2 di denari, sa che mi viene per alcune di lei che non hanno visto lui per molto tempo, per un certo tempo, e me lo conferma il 4 di spade con questo 2 di spade, è come se lei si trovasse al confronto con lui e dire: e mo che faccio? Mm?
E qui il 4 di spade cosa ci suggerisce? Ci suggerisce una certa armonia interiore, come ci dice anche il modo di mezzo, prudenza in quello che fai, fatti consigliare dalla fonte, dall'intuito. Quindi affinché noi facciamo la scelta del 2 di spade su come parlare, ok? E quindi avere l'equilibrio interno, dobbiamo seguire l'intuito, ok? Ok, perché abbiamo già sanato determinate ferite legate a una certa pausa, ok? Ok. L'8 di coppe, per favore, di cosa ci parla? Del paggio di spade. Sì, qua noi ci siamo allontanati a livello, ci potremmo allontanare a livello emotivo questa settimana, il mondo ci potremmo allontanare a livello emotivo questa settimana da situazioni di cui non ci fidiamo, che ci tirano giù a livello energetico, e questo perché vogliamo chiudere quel ciclo di emozioni tossiche, come abbiamo detto nel preambolo del video, che non ci riguardano più, per sanare le nostre energie e per portare l'equilibrio e l'armonia irradiando intorno a noi la frequenza dell'equilibrio, per supportare l'energia del pianeta e del nuovo mondo. Quindi io vi vedo in questa settimana allontanarvi a livello energetico da situazioni che non vibrano la vostra frequenza, perché guardate un po' le cose con sospetto, affinché voi possiate chiudere il ciclo di quelle vecchie energie. Sì. Ok, andiamo a vedere un attimo qua questo 4 di denari di cosa ci parla. 4 di denari di cosa ci parla? Questa costruzione, il 4 di denari, per favore. Il 4 di denari. Del 4 di coppe, quante sequenze? 4 di coppe, 7 di coppe. Interessante. Allora, qua noi in questa settimana dobbiamo fare una scelta. Allora io vi dico, qua questa settimana è tempo di scelte, è tempo di scelte, è quello che mi sta arrivando da tutte queste carte qua. È come se noi vogliamo costruire dentro noi stesse la nostra cattedrale interiore. Per farlo ci dobbiamo allontanare da situazioni che energeticamente non vibrano più alla nostra frequenza, in modo tale da essere determinate nel perseguire delle nostre azioni funzionali a una totalità. Ok, questo 4 di denari, che significa anche la costruzione di quella cattedrale interiore che ci permette di costruire anche fuori le nostre basi solide nel lavoro e in una relazione specifica. Questa cosa adesso noi abbiamo determinato come la vogliamo fare, perché è come se noi abbiamo capito che solo il valore dentro noi stesse ci permette di non essere malinconiche e di proiettare fuori quello che effettivamente noi auspichiamo, ok? Qua abbiamo un 7 di coppe che ci parla che è tempo di scelta, affinché si faccia la strada, e come ci consigliano di fare queste carte? Affinché si faccia la scelta migliore del 7 di coppe. Abbiamo a disposizione tante, ok? Tante coppe. Affinché si faccia la scelta migliore per non entrare in confusione, non sentirsi melanconici rispetto a delle circostanze andate, noi dobbiamo tenere fede a un valore interno. E questo come lo facciamo? Ribadisco, con la conoscenza profonda, ci arriva dall'intuito. Noi in questa settimana, ragazzi miei, dobbiamo agire per intuito, allontanandoci da circostanze che non vibrano la nostra frequenza, e qua, se dovessimo avere il rapporto con questa persona, il confronto, che sia la spada della verità dettata dall'intuito. Chiaro, no? Ok, wow, che settimana, ragazzi. Ok, adesso, ragazzi miei, vado a scaricare sto video, se no mi si ferma, arrivo subito. Allora, ragazzi miei, eccoci qua scaricando il video mangiando il biscottino, e mentre mangiavo il mio biscottino riflettevo su questa cosa in particolare, no? Allora, siccome queste sono le nostre azioni, il vento domato ci dice che in questo momento l'alleanza con lo spirito è di fondamentale attenzione, affinché si vadano a creare, a manifestare nel mondo azioni improntate all'alleanza con lo spirito, alla totalità, al bando tutto ciò che non è questa totalità, ok? Quindi produrre nella materia proprio ciò che è in risonanza con la totalità. E siccome il mondo di mezzo ci dice che eccolo qua, è il nostro terreno di giochi, la realtà 3D, è proprio in questo momento che noi possiamo manifestare nel mondo, questo è il momento propizio in cui possiamo manifestare nel mondo tutto ciò che l'intuito ci detta. La carta della porta dell'aria è la carta che ci dice che con l'ingegno che riusciamo a manifestare, ingegno che ci viene dall'intuito, la spada della verità, la verità che arriva direttamente dal cielo,
E quindi la verità che arriva dal cielo porta con l'ingegno, l'intuizione, vagliata dalla parte razionale, a manifestare nel mondo azioni che parlano di verità. Qua abbiamo grandi carte di verità, non azioni basate sull'autosabotaggio e sull'ego, ok? Quindi un'altra cosa rispetto ai rapporti interpersonali con lui specifico, qui lui nel momento in cui va a parlare con lei, io qua lei la vedo completamente centrata nel suo potere di discernimento, cioè sentire l'intuizione piuttosto che magari sentire una lucidità che può arrivare da alcuni lui troppo logico, ok? Dietro a quella logicità lei va a sentire quel re di coppe che abbiamo visto qui, la parte emotiva, perché lei ha una conoscenza profonda direttamente dalla fonte, ristabilendo le sue priorità, ok? Ok, andiamo a vedere adesso. No, aspetta, non è che si è fermato. Ah no, sta andando. Allora, vediamo un poco qual è il pensiero di lui. L'abbiamo visto i pensieri di lui, ma andiamo nel dettaglio. Proprio il pensiero che muove tutto questo in lui. Il pensiero che muove tutto questo in lui. Il pensiero che muove. Ah, e beh, che ti ho detto. È il diavolo, mo ti ho parlato dell'ego. E quindi il pensiero che muove tutto questo è proprio la necessità di parlare chiaro rispetto ai comportamenti autosabotanti che venivano dall'ego, dal diavolo. Quindi lui penserà prima di tutto in questa settimana, ecco perché lo vedo col 5 di spade, penserà in modo ossessivo ai suoi comportamenti tossici e quindi mi cade sotto l'asso di spade, che ha una chiarezza di questi comportamenti e vuole andare a spiegare con quel re di coppe che abbiamo visto prima per mettere giustizia. Quindi abbiamo qualcosa di ossessivo che lui riconosce di avere. Il Cavaliere di Denari ci parla anche di un qualcuno che ci ha messo tanto tempo prima di arrivare a spiegare, no? E parlare. Qua lo vediamo in corsa, qua lo vediamo in passato più lento, che ha capito tutto questo. E quindi molti di lui si rendono anche conto di aver dato troppo spago alla parte materiale della propria vita. L'abbiamo visto anche qui, come ti dicevo prima, situazioni, soldi e lavoro per un successo, un qualcosa di egoico piuttosto che reale benessere emotivo, appagamento emotivo anche sul piano lavorativo, no? E quindi molti di lui si rendono conto che hanno dato troppo peso alla parte terrena, materiale della vita, anche dedicandosi, mettendo davanti il lavoro, e quindi qua prima della parte emotiva e quella parte spirituale, e si rendono conto con l'asso di spade qua sopra di questo tipo di autosabotaggio che si sono fatti, andando scontrandosi con la parte emotiva, con la parte più vera di se stessi. Ok, mi date una specifica sul diavolo? Rispetto a lei c'è una regina di denari qua, rispetto a lei è un tre di coppe, questo si rende conto, c'è proprio una donna importante qui con cui lui vuole costruire, si è reso conto di aver perso molte occasioni anche in questo e di volersi ricongiungere con questa donna, di voler riappacificarsi, di voler celebrare la vita con questa donna, per cui lui ha una grande ossessione nel voler chiarire e parlare. La regina dei denari è anche colei con cui si può costruire, magari lui ha capito che costruendo insieme, soprattutto quando ho parlato di fiamme gemelle sul mio video, no? Nel primo video, quello che sta sulla home, quando si incontrano le fiamme si uniscono anche per creare dei progetti lavorativi insieme che siano progetti di luce, di consapevolezza per il collettivo e per il mondo. Non a caso il vento domato ci dice che tu devi manifestare azioni concretamente nel lavoro e concretamente proprio nella vita che siano in alleanza con lo spirito e non disgiunte dallo spirito a favore dell'ego. Ok? Il Cavaliere di Spade di cosa ci parla? Della stella, si sente destinato a una relazione in particolare, 2 di denari qui, e quindi c'è un certo disequilibrio anche rispetto a questa relazione che vuole essere risanato, questo disequilibrio, e anche una certa irrequietezza nel farlo, cioè qua siccome c'è il Cavaliere di Spade come carta principe, no? Devo andare, altrimenti rispetto a quello è il mio sogno, di realizzare i miei sogni, devo andare incontro al mio vero obiettivo, ai miei veri sogni. Se non lo faccio sono irrequieto, mi sento in disequilibrio, e qua anche correre a parlare a una donna specifica, l'abbiamo visto anche qui, altrimenti mi sento irrequieto nel non farlo perché mi sento destinato a questa relazione. Ok, il 5 di spade di cosa ci parla, per favore? Sì, si è autosabotato dal costruire delle solide fondamenta insieme a una donna specifica, del 3 di denari, e qua c'è un cavaliere di coppe, guarda caso. Allora lui si rende conto, abbiamo già visto qua, no? Tutti i comportamenti autosabotanti che ha
No, ma perché sto rileggendo le stesse carte? Ragazzi, scusate, non so perché l'ho fatto, sto richiedendo spiegazioni. Dovevo chiedere cosa pensava, vabbè, evidentemente era giusto così perché sto in loop. Vabbè, sono da dati aggiuntivi. Praticamente lui si rende conto di essersi autosabotato nel voler costruire veramente quella donna dei sogni a cui deve delle scuse. Ok? Ok, ragazzi, quindi io rimetto di nuovo qui. Allora, rimetto la stella dove stava. No, vabbè, la richiedo perché ovviamente... Ok, allora, cosa proverà lui questa settimana? Guarda un po', stavo in loop, guarda. Cosa proverà lui in questa settimana? Eccola. La morte, la trasformazione totale inerente al fatto che non ha chiarito con lei e quindi abbiamo una morte totale e taglia con il passato, anche chiusure di relazioni e situazioni karmiche che non fanno più gioco allo suo sviluppo spirituale. Abbiamo un 7 di denari, ciò significa che è passato anche tanto tempo prima di questa trasformazione e lui vuole seminare nuovi frutti sia nel suo lavoro, come dicevamo prima, che ce lo rimarcano, sia nella relazione con una donna specifica. Mi date un'altra spiegazione sulla morte, per favore? Un'altra spiegazione? Non ci credo, ragazze, di nuovo il re di coppe, mi è uscito di nuovo sotto a questo prima. Lui si è reso conto di amare in modo incondizionato una donna specifica e qua ha dato e si sente solo senza di lei. Il 5 di denari, si sente completamente solo e grazie a questa tribolazione emotiva lui giunge a questa consapevolezza di essere emotivamente stabile in dei sentimenti che prova per una donna grazie a questa trasformazione e ha chiuso con relazioni che non sono più per lui, che non parlano di totalità. Wow. Ok, fatemi vedere cosa penserà lei in questa settimana, i pensieri di lei in questa settimana, i pensieri di lei in questa settimana. Regina di bastoni, lei è totalmente nel suo potere, ragazze mie. Lei sa di stare manifestando tutto quello che vuole, che è un matrimonio, una convivenza, perché sente di aver raggiunto un livello spirituale altissimo, abbiamo una conoscenza profonda qui e non solo questo, mi cade sotto il re di spade, ciò vuol dire che lei sente di voler costruire un legame solido e stabile con la persona con cui ha un legame spirituale al di là di tutto. Quindi lei, stai riprendendo tu? Sì. Quindi lei pensa di continuare a stare nel suo potere di regina di bastoni, colei che è magnetica, una donna attraente, una donna forte, una donna che ogni sfida l'ha scalfita nel suo potere spirituale e quindi è diventata sempre più forte, quindi penserà all'unione con lui che vuole esattamente quella costruzione di cui abbiamo parlato prima e quindi si allontana a livello emotivo da situazioni energetiche che non vibrano più alla sua frequenza. Nel rapporto con lui, nel parlare con lui, parlerà da regina di bastoni, cioè da colei che è in pieno del suo potere. Ok, mi date un'altra sulla regina di bastoni? Un'altra carta sulla regina di bastoni, per favore. C'è un moscerino, scusate. Un'altra carta sulla regina di bastoni, eccola. 5 di bastoni, quindi questo significa che lei entra totalmente nel suo potere rispetto a delle lotte interne che ha potuto avere o che può avere. Qua abbiamo un 9 di coppe perché questo le dà la vera felicità, cioè lei entra nel suo potere di regina di bastoni rispetto delle dinamiche dei conflitti interni, le 5 di bastoni che può aver avuto e si sente anche superiore a tutte quelle dinamiche che le hanno fatto l'hanno fatta soffrire, comunque sia, si sente superiore a quelle dinamiche interne di cui adesso si padroneggia totalmente, ok? Lei quindi perché? Perché questo? Perché lei è nel pieno del suo potere e ha la massima soddisfazione con il 9 di coppe. Lei sa che soltanto stando nel suo potere può godere pienamente e può realizzare i suoi desideri, il suo desiderio più grande, mettendo a tacere quelle conflittualità interne, solo stando nel suo potere. Ok, cosa proverà lei in questa settimana? Cosa prova? Abbiamo un appeso. Qua lei si sente di essersi sacrificata già anche tanto, abbiamo cambiamenti di prospettive a livello emotivo, sente che per troppo tempo si è sacrificata nel lavoro su se stessa e sente che è arrivata il momento di agire in conformità del suo cambio radicale di prospettiva. Non a caso abbiamo il 6 di spade, vuole stare dove non ci sono più difficoltà. Quindi a livello emotivo lei sente proprio di portare le proprie, lei sa che portando le proprie emozioni su un livello di coscienza diverso, allora lei ha anche pensieri edificanti. Quindi l'appeso alla parte emotiva ci dice proprio che lei
si è sacrificata tanto ed è tempo di agire in conformità del suo potere, che ha sentito e sente di avere come regina di bastoni. Vuole stare dove non ci sono più difficoltà, dove i suoi pensieri sono allineati alle sue emozioni superiori e agire in conformità di questo. Mi date un'altra carta sullo spazio emotivo di lei? Lei vuole aprirsi a livello emotivo, comunicazione emotiva con il Cavaliere di Coppe. Ecco qual è il suo cambiamento di punto di vista, che magari è stata fredda o ha messo anche lei davanti l'orgoglio per alcune di lei. Qual è il cambiamento di punto di vista? Che lei vuole aprirsi a livello emotivo. Vuole aprirsi a livello emotivo parlando della verità del suo cuore. Questa è la nostra azione, della verità del suo cuore, conoscenza profonda. Qua abbiamo una regina di denari perché lei sa che soltanto aprendosi a livello emotivo, come comunicazione emotiva, lei mette le basi nell'essere la donna con cui si può costruire, con cui creare una famiglia, cioè lei lo può fare questa cosa perché è già diventata una regina di denari, ok? Cioè io ho avuto fino a questo momento, dice, l'esperienza che mi ha portato ad essere radicata nel mio potere. Magari molte di lei hanno già iniziato delle attività o qualcosa che le dà tanta autostima sul piano lavorativo e pratico, e questo le permette di aprirsi a livello emotivo anche con l'altro, ok? Ok, perfettamente consapevole, bellissimo, ok. Allora, quali sono le azioni di lui in questa settimana? Le azioni di lui in questa settimana. Asso di denari. Qua c'è un'opportunità concreta che viene alla luce dopo tanto tempo. Eremita. Qua c'è un'opportunità che lui creerà di un nuovo inizio concreto e stabile nella materia, anche lavorativo, e anche un nuovo inizio con una lei specifica, l'abbiamo vista qua, che è una regina di denari, colei con cui si può costruire, una persona affidabile e con cui si vuole veder crescere il proprio nuovo mondo. Questo l'ha portato, è giunto a questa riflessione grazie a un lungo peregrinare emotivo che con prudenza e perseveranza lui è riuscito ad andarci incontro. Che l'asso di denari di cosa ci parla? Guarda un po' dell'asso di coppe. Grazie al fatto che molti di lui hanno avuto un nuovo inizio sul piano lavorativo o comunque un nuovo appagamento sul piano proprio materiale della vita, loro creeranno un'opportunità d'amore, un nuovo inizio con una persona specifica, hanno avuto un risveglio spirituale. Il loro massimo desiderio è questo, di dare un'opportunità d'amore, un nuovo inizio con una persona specifica. Il 9 di coppe ci parla di questo grande desiderio. Ok, bellissimo. Vediamo quali sono le azioni di lei in questa settimana. Eccola. Vabbè, dai ragazzi, è saltata sola un'imperatrice. Beh, lei è consapevole di tutto quello che vi ho detto adesso, lei è nel totale potere come vi ho detto. Qua abbiamo un paggio di bastoni, molte di lei comunicheranno pregne del loro potere, e loro sono, rispetto alle azioni, loro faranno delle azioni improntate allo sviluppo di tutto ciò che stanno covando dentro. Le azioni di lei sono improntate allo sviluppo, alla manifestazione di tutto ciò che hanno covato dentro, che parla di cose diverse dal passato, che parla di manifestare la totalità, e questo io la vedo crescere anche a livello lavorativo in questa settimana. La vedo comunicare con grande entusiasmo, grande energia sensuale e sessuale in questa settimana per lei, che sarà irresistibile sia a se stessa sia agli occhi degli altri. Regina dei bastoni, imperatrice, che te lo dico a fare. Quindi le sue azioni saranno improntate allo sviluppo della sua vita personale, come ti ho detto prima, e anche a veder sviluppate tutte le potenzialità di una relazione che vede con lui specifico, specialmente se fiamma. Datemi un'altra carta sulle azioni di lei, imperatrice. Cavaliere di denari. Queste sono azioni che parlano di concretezza, di stabilità a lungo termine, e soprattutto qua io ci vedo, sì, gli amanti, infatti, io qua ci vedo che lei avrà, grazie al fatto che ritorna totalmente nel suo potere, magari alcune di lei possono anche fare un'azione perché si sentono totalmente nel loro potere, avranno la risposta di lui dopo tanto tempo, dopo un'azione che fanno loro, che parla d'amore, e avranno la conferma della grande scelta fatta di lui nei confronti di lei. Se loro non fanno nessuna azione, avranno comunque, io credo, questa conferma dell'avvenuta decisione di lui di avere un amore puro e incondizionato con una lei specifica. Ok,
perché si è aspettato troppo tempo qua. Ok, andiamo a vedere qual è il risultato di tutto per lui. Il risultato di tutto, azioni, pensieri, qual è il risultato? Il Papa, chiaro. Questo sente un'unione profondissima con una persona, vuole, qua parliamo di matrimonio e convivenza, anche Papa, asso di denari, quindi le sue azioni sono improntate ad andare verso la luce. Il risultato di tutto è andare verso la luce. Se questa luce si chiama, ha un nome specifico, di una lei specifica, lui è indirizzato a creare questa luce con lei, un rapporto stabile e duraturo nel tempo. Perché qua il 10 di spade ci parla di un grossissimo dolore che finalmente si è chiuso e si va verso la luce. Ok, di cosa parla il Papa ancora? Di cosa parla il Papa? Della luna, di cose che vengono alla luce dopo tanto tempo. L'abbiamo visto con l'eremita, sole, luna e sole, non ci credo. Madò, ragazze, guarda, c'è cose nascoste che vengono alla luce. E che cos'è la cosa nascosta che viene alla luce? Che questa persona vuole un'unione stabile, duratura, qualcosa di profondissimo con una lei specifica. E soprattutto a livello archetipico per lui, il Papa, il risultato di tutte le sue azioni, che sono anche le nostre azioni nel mondo, no? È quelle di creare sul piano della materia un ponte tra di qua e di là, come dice il vento domato, la co-creazione con lo spirito. Non si possono più fare azioni che non sono allineate allo spirito, e quindi questo è il risultato delle azioni di lui, e questo porta a svelare cose che fino a questo momento erano nell'ombra. Si porta la luce, il Papa, in ciò che era nascosto, il sole. Molte di lei riceveranno questa chiarezza rispetto a questo che vi ho detto prima di lui, ok? Ok, qual è il risultato di tutte le azioni di lei in questa settimana? Il risultato di tutto per lei qual è? Spada, non ci credo. Iniziamo con l'asso di spade e finiamo con l'asso di spade. Il risultato di tutte le azioni sarà chiarezza, determinazione, tagliare con ciò che non serve e auspicare a questa imperatrice al massimo sviluppo di tutto ciò che lei reputa giusto ed essenziale. Qua abbiamo un 6 di coppe. Qua ci sarà, il risultato di tutto sarà un chiarimento con una persona del passato, 6 di coppe, chiarimento che porta allo sviluppo della relazione e manifestazione della stessa. Cioè ragazzi, vi ho detto che questa è come se fosse questi segni d'aria, no? Siamo appunto a febbraio, i segni d'aria, l'acquario che ci parla di vedere oltre alle cose, sguardo futuristico sul futuro. L'acquario è dominato dal benessere per l'umanità, dai diritti inviolabili dell'uomo. Qua iniziamo la stesa con l'asso di spade e la finiamo con l'asso di spade. Viene risolto tutto ciò che non è allineato con la bellezza dello spirito. È meraviglioso tutto questo, è meraviglioso, veramente meraviglioso. Datemi un altro chiarimento sull'asso di spade, per favore. Qua c'è una morte, ragazze, pure qua la morte, una trasformazione totale, quindi cose che non si erano mai fatte prima che parlano di verità. Bellissimo, eh? Asso di bastoni, e qua c'è una nuova opportunità di natura proprio sensuale, sessuale, una grande energia creativa. Mamma che carte, ragazze. Wow, ok, tu stai prendendo, no? Sì. Allora, io mo, siccome non facciamo i segni zodiacali, andiamo un po' ad approfondire questa roba qua. Allora, vediamo un attimo. Oltre a soldi e lavoro, io ci voglio mettere una carta per lui e una carta per lei. Mi date una carta di angeli del cuore per lui, per favore? Per il divino maschile? Guarda un po'. Potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi, quindi ribadiamo e riconfermiamo che lui sa esattamente che c'è una sua fiamma, una sua persona specifica, e lui lo sa, se ne rende conto adesso e taglia con ciò che non serve più. Ok, una per lei per favore, eccola qui. Flirt, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Questa è anche una carta di monito. Ti ho già detto che qua lei è proprio nel pieno del suo potere, regina di bastoni, imperatrice, che te lo dico a fare, cioè lei ha un'attrazione magnetica per gli altri, cioè lei è proprio una sorta di ape regina, ok? Quindi questo ci fa capire già tante altre cose. Ottimo, bellissimo. Ci andiamo a mettere adesso altre carte qui sopra. Allora, vediamo un po'. Mi dite di cosa parla, per favore, questa totalità di lui? La totalità di lui, per favore, di cosa ci parla la totalità? Ancora più nello specifico, nel dettaglio. Eccola.
Viaggio, impegno positivo di viaggi, quindi anche spostamenti ce lo confermano qui. Ok, e quali sono le azioni audaci del vento domato che farà? Le azioni audaci sul vento domato, una carta sul vento domato per favore. Quali sono le azioni audaci sul vento domato per favore? Le azioni audaci sul vento domato. Le azioni audaci. Le azioni audaci. Una carta sul vento domato per favore. Eccola. La torre, oddio, azioni audacissime diremo. Ragazzi, qua c'è la torre sulle azioni audaci. Molti di loro avranno una crisi che si fomenterà con un risveglio, cioè ci sarà un risveglio spirituale, l'abbiamo visto qui, una rottura con relazioni che non sono più attinenti ai veri dettami dell'anima e anche uscite improvvise. Ci sono dei colpi di scena improvvisi qua. Ok, io voglio capire adesso una cosa. Rispetto a questa fonte, mi date una carta sulla fonte di lei, per favore? Una carta sulla fonte, per favore. Una carta sulla fonte, per favore. Una carta sulla fonte di lei. Eccola. Guadagno insperato, rischio. Ragazzi, qua c'è una botta da questa parte e un rischio da questa parte. Ne vedremo delle belle anche in questa settimana. Fatemi capire un'altra carta su questo rischio. Una carta su questo rischio e sulla fonte. Una carta su questo rischio e sulla fonte, per favore. Qual è il risultato di questo rischio da questa fonte? Qual è il risultato? La giustizia, soluzione di un processo, lite. Ah, ok, ho capito. Io mo voglio vedere un attimo su questa trasformazione sulla parte emotiva. Mi date una carta sulla trasformazione, per favore, di lui? Eccola. Mamma mia, ragazze, matrimonio è uscito. Te l'ho detto, il gran sacerdote, unione, matrimonio, relazione, te l'ho detto qua, sì, questo vuole proprio sposarsi, convivere con la donna dei suoi sogni e creare con lei anche qualcosa di lavorativo, come ho spiegato nel mio video Le Fiamme Gemelle, perché la vede totalmente nel suo femminile riscoperto, come dico sempre nel video delle Fiamme Gemelle, quando lei si riscopre totalmente nel suo divino femminile, arrivano i miracoli. Io voglio metterci queste altre carte, aspetta, allora... Dove stanno? L'indovino, dove sta l'indovino? Scusate ragazze, non so dove ho messo i tarocchi dell'indovino. Aspetta, devo alzarmi il bello della vita. Ah, eccoli. Allora, mettiamo queste, poi ci mettiamo anche queste. Vediamo. Allora, datemi adesso una carta su questa torre, per favore. Torre, eccola. Il consultante, non ci credo, è uscito lui. Cioè, vabbè ragazzi, qua praticamente questo ha una crisi interiore che lo porta a fare un'azione audace che parla di totalità con una lei specifica. Ok, datemi una carta su questa imperatrice, per favore. Una carta sull'imperatrice, per favore. Il carro, qua c'è un avanzamento in tutto ciò che lei reputa potenziale, cioè tutto ciò dove lei vuole vedere lo sviluppo, c'è un avanzamento in tutto questo. Ok, mi date una carta sulla porta dell'aria, per favore? Sulla porta dell'aria, un'altra carta sulla porta dell'aria. Lealtà, fante di cuori, questi sono dei messaggi che parlano con totale lealtà da cuore a cuore, quindi cuore a cuore, uno scambio tra cuore a cuore ci sarà tra tutti e due. Ok, va bene, di qua sono a posto e mo ci mettiamo, dove stanno? Sui consigli, anzi no ragazzi, mettiamoci questi, dai, quelli, sai che io, gli oracoli tarocchi erotici. Allora, vediamo un attimo, voglio capire un attimo una cosa, mi date una carta a lui nei confronti di lei, per favore, in questa settimana con questi altri tarocchi, lui nei confronti di lei, settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio,
dateci delle sfumature sensuali. Lui nei confronti di lei, per favore, come la vede in questa settimana, cosa vorrebbe? Vediamo, vediamo. Ragazze, guarda, ragazze, 2 di coppe, come la vorrebbe? 2 di coppe, 7 di denari, vuole l'amore puro e incondizionato, l'unione con lei affinché si possa seminare dei nuovi frutti. Ok, adoro tutto questo. Bene, ce lo mettiamo qua, come ti vede 2 di coppe, 7 di denari, vuole proprio godere con te, e qua abbiamo fondo mazzo della stella, il suo più grande desiderio, la stella, e condividere l'amore del 2 di coppe incondizionato per seminare nuovi frutti insieme. Si è aspettato anche troppo tempo, e si sente destinato a questa relazione. Ok, mi fai commuovere, guarda, bello mio. Allora, io mo ci metto, aspetta, queste carte qua. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Quindi mi raccomando, ragazze mie, azioni improntate a qualcosa di innovativo, con coraggio, discernimento. Siamo connesse alla fonte di tutte le cose. Siamo nel grande potere questa settimana, maestria, perché l'imperatrice e la regina dei bastoni sul piano yin del divino femminile ci dicono che a livello intuitivo noi siamo potentissimi, ok? E quindi sfruttare questa potenza qui, perché tutto ciò che ci arriva a livello intuitivo è il potenziale del nuovo mondo, che lo andiamo a manifestare qui, togliendoci di dosso tutto ciò che riguarda il vecchio karma. Ci date una carta, per favore, su di lui? Una carta su di lui? Creatura degli abissi, tuffarsi in un'attività. Ti ho detto che qua molti di lui iniziano una nuova attività lavorativa, e non solo, questo gli dà il permesso di andare anche da lei laddove c'è stata una crisi interna dovuta alla mancanza di radicamento. Qua lui si radica, vediamo, creatura degli abissi, si lancia nelle sue emozioni, non ha più paura di viaggiare nelle sue emozioni. Ok, diamoci un'altra carta su di lei. Sulla lei, per favore. Su lei, per favore. Su di lei. Un'altra carta su di lei. Eccola. Il diavolo di polvere. Uscire dalla stagnazione. Ragazzi, qua si esce dalla stagnazione in cui ci si è state da troppo tempo, Si esce dalla stagnazione per andare incontro a qualcosa di nuovo nella manifestazione. Ok, adesso datemi, io voglio mettere adesso un consiglio dello sciamano qua su come adempiere ancora al meglio di quello di cui abbiamo parlato. Uno sciamano al centro da lui e lei, per favore. Il mondo inferiore, ragazze mie, qua vengono svelate delle cose che erano celate nell'inconscio. Il mondo inferiore ci dice che noi in questa settimana abbiamo accesso ai tesori dell'umanità, che sono i tesori che sono contenuti all'interno della coscienza collettiva. E quindi grazie a questa attitudine che noi abbiamo a livello intuitivo possiamo tuffarci in tutte le attività, anche quelle che ci fanno più paura, che danno una crisi, perché andranno certamente a una fine straordinaria, perché abbiamo l'imperatrice a livello intuitivo. Quindi a livello intuitivo seguiamo delle cose nuove che ci fanno chiudere col vecchio karma e ci tuffiamo in cose nuove, ok? E usciamo dalla stagnazione qui. Che vuol dire questa carta sullo yin? Vuol dire che noi iniziamo a sentire l'intuito e non a lasciarlo in stagnazione, a seguirlo proprio come se fosse proprio un loop, ok? Ok, adesso ci mettiamo un consiglio per le nostre fate, delle nostre fate, per favore, un consiglio delle fate per noi in questa settimana, per favore. Figlio, ragazze mie, può avere attinenza con qualcuna di voi per i vostri figli, significa che tuo figlio è vegliato e protetto mentre esplora il mondo, quindi non ti preoccupare per nulla perché è vegliato. La carta di figlio, ragazzi miei, è la carta del nuovo inizio in tutto, ok? Che cos'altro possiamo dire su questa carta? Che siccome il figlio è il divino maschile appena nato, quindi è come dire, le nostre azioni nel mondo saranno un maschile del tutto nuovo, rinato, un maschile che è in armonia con la natura, con madre terra, e che tutto ciò che non era allineato, non è più allineato a madre natura, a madre e padre spirituali, non fanno più per noi, neanche per un lui specifico, il nuovo maschile. Ok, dateci un'altra carta per favore, come consiglio, oltre al nuovo maschile, cos'altro ci volete dire per favore?
Estate, quindi tutto ciò che chiedi ti sarà dato in estate. Se avete dei progetti importanti, questo Soldi e Lavoro per esempio, che ci può dire che dei progetti importanti che adesso sono in gestazione sbocceranno certamente in estate, perché qua abbiamo l'imperatrice e la regina dei bastoni, ciò vuol dire che tutto ciò che ti sta arrivando adesso di intuito avrà il grande successo in estate. Però adesso devi seminare i nuovi frutti, ok? Estate ti dice anche porte, senti il calore dentro di te, nelle giornate più fredde, sentilo dentro di te, perché quello è il fuoco della tua coscienza che arde dentro di te, affinché tu possa manifestare il potere che sei sempre stata, ok? Ok, e poi qua abbiamo esprimi la tua individualità, ciò vuol dire permetti al tuo vero io di risplendere perché sei una creatura meravigliosa. Non ci lasceremo certamente fermare da nulla ormai, ragazze mie, no? Quindi, ragazze mie, io spero di esservi stata utile, è una stesa meravigliosa. Grande maestria alle mie donne, ai miei uomini, stiamo creando un mondo meraviglioso. Io vi leggo sempre in quello che mi è possibile, cerco di rispondere a quelle mail, ancora sto leggendo email di fine dicembre, ragazzi miei, che ve lo dico a fare. Però lavoro tanto, lavoro per tutte noi e sono immensamente onorata di farlo, e quindi vi stringo forte, ragazzi miei, dal profondo dell'anima. Ho un amore per voi incontenibile, veramente incontenibile, tanto voi lo sapete. Quindi, ragazze mie, che dire altro? Vi auguro una settimana meravigliosa, meravigliosa. Vi stringo tutte dal profondo del mio cuore. E come sempre, che Dio vi benedica. Mua!